Ciao a tutti, sono Davide. Oggi assieme a Giorgino, che è venuto a trovarmi naturalmente, faremo la sua salsiccia personale a nodini e vediamo come fa. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Sì, è la mia personale perché sono rimasto senza. Davide, approfitto dell'occasione e facciamo questo. Benissimo. Mentre tanti compagni nostri sono al mare, noi stiamo qui sul banco a farci le salsicce. Esatto. Che è Ciao sempre, ragazzi! che è sempre un bel vedere. Sì, sì. Va bene, allora, abbiamo già preparato la carne perché abbiamo fatto la guanica un minuto fa, quindi abbiamo già la carne, però vi elenchiamo esattamente cosa ci mette dentro. Vuoi dire tu? No, dillo pure tu, lo sai, 1,8 kg, Allora, 4,4. allora abbiamo della polpa di prosciutto di maiale, vedo che c'è una ghiandolina. Dopo la tiriamo via, me ne sono accorto adesso. Okay. Quindi 1,8 kg di polpa di maiale, l'importante è che non sia muscolosa, ok? Perché nella salsiccia non ci va il muscolo. Bene, abbiamo 400 grammi di coppa di maiale, poi abbiamo 400 grammi di pancetta. Quindi magra, grassa, la pancetta è così. Va benissimo, Così. pancetta. Per quanto riguarda la concia invece, dico io? Vai, tranquillo. Ok, Davide, allora vai, tranquillo. abbiamo il 19 per 1000, ciò vuol dire su chilo di carne, 19 per 1000 vuol dire 19 grammi di sale per un chilo di carne. In questo caso noi ne abbiamo 2,6 kg. Abbiamo fatto 50 grammi, abbiamo un po' arrotondato. Sì, 50 grammi di sale. Bene, poi abbiamo invece del pepe, ce ne va l'1,5 per 1000. Anche Scarsino, ciò vuol dire che su un chilo di carne per la salsiccia ci va 1,5 grammi di pepe. Noi abbiamo fatto 4 grammi per 2,6 kg e siamo a posto. Poi l'aglio, uno spicchio che macinato, tagliato sottilissimo. che l'ha macinato lui, l'ha reso in polpa col coltello. Esatto, sì. E poi un po' di noce moscate che ce lo mette lui La punta di un cucchiaino. Siamo perfetti. Allora io comincerei a macinare, naturalmente macineremo una volta sola. Fai pure. Davide, io faccio dei pezzi piccoli che entrano dentro il tritacale. È vero che sì, facciamo molto meglio. Dico bene, Davide. Certo. Guarda, poi ho visto che c'è una piccola ghiandolina che non va bene. Sì, avevamo visto quello. Sai quella ghiandolina qui? Quanto mi piace, perché vuol dire che il maiale era sano. Vedi che color carne che ha, vedi com'è bella. Non è gonfia, vedi, guarda. Bellissima, Davide, bellissima. Fa piacere anche vedere queste cose qua. Facciamo vedere da vicino. Vedi com'è bella, non è gonfia, vedi com'è bella. È color carne proprio. Beh, però non la tiriamo via, dai. No, non va bene. Andrebbe bene nel cotechino quella roba lì. Ah, là non si butta via niente. Allora, io comincio intanto a prendere la mia bella ciotola e la mettiamo a mettere dentro, perché come sapete noi andremo a condire prima di macinare. Sempre. Perlomeno il sale e il pepe, ma qua possiamo mettere tutto, direi. No, mettiamo solo sale e pepe. Dopo metto io, metto quel po' che voglio, coi pesi che andiamo bene, però io il pepe lo metto ad occhio perché mi sembra. Allora solo il sale prima? Solo il sale, no, mescolo tutto assieme, poi dopo ti do la concia fatta insieme lì, col sale, poi dopo tu butti tutti assieme. Guarda, adesso il sale va bene, Adesso io mi metto il mio pepe. Taglio solo più piccolo la pancetta. Guarda. Sono 4 grammi, ma voglio vedere il mio occhio come funziona, caro Davide. Funziona bene, guarda. Vediamo, grigio chiaro o grigio scuro? No, grigio chiaro. Guarda, vedi. Grigio chiaro. Vedi. Mettiamo l'aglio. Lo spicchio, vedi. Porca miseria. Fammi vedere il coltello. Per blocco. Ci faccio l'appendicite. Che vediamo. Così, vedi. È inutile che io lo prepari e poi dopo lui non viene. Un po' ci vuole.
Mettiamo un pizzico di noce. Quindi mescolato tutto bene, le spezie sono queste qua. Prendiamo un pezzetto di questo che mi pulisce bene. Eccoci, guarda Davide. E andiamo a mescolare il tutto per bene. Allora, vado intanto con la macinatura. Maciniamo una volta sola con la piastra del 6. Bravo Davide, non fa il filo, bene. Scoppia quando viene fuori. E voilà! Aprila. Andiamo a farci il buchetto come nella pasta, Così. nella farina per fare E noi facciamo così, guarda. Ecco te. Guarda. un bicchiere di lambrusco, Sì, possibilmente buono. possibilmente buono. E andiamo a mescolare il tutto piuttosto bene, così Sì, avanziamo di dire, ma lì, là. la parte grassa va a finire un po' dappertutto, dico bene? Bravo. Se no c'è un nodino che ha Sì, più grasso e un nodino che ne ha meno, e quindi andiamo a mescolare il tutto. Questo è proprio l'impasto che mi piace a me. Sì? Sì. È la tua salsiccia, quindi Sì. direi che non c'è un problema. Visto che c'hai le mani in pasto, perché non lo metti qua dentro? Quindi una volta impastato per bene lo andiamo a inserire nella nostra siringhella, nel nostro cilindro. Direi che ci vada tutto. Nella nostra insaccatrice. Mini, perché sai che questa non è super c'è professionale, tempo, è però un'insaccatrice. fa il suo lavoro, insomma. È un'insaccatrice da 3 kg, 4 kg, 6 kg e 100 kg, quello che vuoi. Là, caro Davide, lì. Andiamo a inserire il budello nel nostro imbuto. Facendo fuoriuscire un po' di carne si riesce a infilare meglio il budello, Altrimenti picchia attorno all'orlo. e sì, si potrebbe far fatica a inserire. Ecco, guardate. Vuoi il buca salami? No, vai, vai. E per magia sempre bisogna stare attenti che non si fuori il budello, quindi andate un po' con calma a manovrare l'insaccatrice. Se andate a mano va bene, ma se si rompe il budello niente, in tutto basta, poi dopo Sì, facciamo un salsicciotto. facciamo un salsicciotto e via che andiamo. Top. Una volta insaccata andiamo a forarla. Vi ricordo che la foratura serve per far uscire un pochettino d'aria. Anche perché quando fai il nodino scappa l'aria, è più facile di non rompere il budello. Ah, non ci metti la corda? No, perché? No, te lo chiedo perché se con la corda va bene. Però fa meglio fare il perché. Spremiamo la corda. Allora, se dovete appenderla conviene legarla, perché il budello potrebbe spezzarsi e vi trovate la salsiccia poi per terra. Ma invece, siccome noi la dobbiamo usare imminentemente, non c'è bisogno, non la appenderemo, la arrotoliamo così a mano, facciamo i nodini e... Però se tu mi trovi un pezzo di corda No, per bacco, guarda, da 40 cm 50, Guarda. facciamo vedere in caso di bisogno. C'ho questo qua e se vuoi c'ho anche la spagnoletta. No, ma va bene tutto, no, perché io devo fare una roba senza spagnoletta. Perché con la spagnoletta si può passare, fare una Sì, specie fai un bypass. un bypass e fai a nodo.
Allora adesso, siccome non è legato il nodino, vi fa vedere come fare a raggrupparla per appenderla senza che si rompa il budello. Naturalmente fa delle piccole file, le ha messe, diciamo, Pezzetto di corda, le ha messe così, avete visto? più o meno. E poi dopo... Pezzetto di corda, facciamo un laccettino così, guardate. Qualsiasi tipo di corda va bene, qualsiasi tipo. Dove sei? Sei qua. Ecco, Si fa la ciappareina. Si dice ciappareina? esatto. E noi qui, vedi? Si può appendere. Vedi? Ne fai uno qui, uno qui, uno qui. E siamo a posto. Allora, questi purtroppo non posso farlo per tutti, però è un mio cliente da una vita, è tanto che guarda i video con Giorgino, mi ha chiesto un chilo di salsiccia di Giorgino e gliela porto a casa io. Un mio cliente si chiama Reggiani, che saluto lui e poi anche la moglie, un saluto. Ci vediamo. Fra Speriamo il bene. un quarto d'ora sono lì con la salsiccia, così per Ferragosto potete festeggiare, ok? Scusami Giorgino, ma non bevo vino adesso io. Dai, perché quando siamo in diretta. no, ma siamo già in diretta. Perché ormai è il terzo video che registro vicino a te. Dico, no, lo bevo io, Cristo. Non c'ho il pelo sullo stomaco. No, cavoli, no. Fra l'assaggio del salame, Davide, la salsiccia luganica. Scusa Davide, l'ho annaffiato perché altrimenti arrivare a casa è un problema. Sì. No, è lungo, è acqua tinta. È Diciamo. acqua tinta. Va bene, allora avete visto la salsiccia. Se volete facciamo un piccolo ricapitoliamo tutto Sì, il lavoro. no, è giusto, per Bacco, se qualcuno ha perso qualcosa noi cerchiamo di... Dopo, comunque sotto al video trovate le dosi precise per fare questo quantitativo di salsiccia. Comunque noi abbiamo fatto 2,6 kg di carne che si divide in 1,8 kg di polpa di maiale magra non muscolosa, 400 g di coppa di maiale, la parte più verso il lombo. Bravo. Perché è un pochettino più grassina, e il magro è leggermente più tenero. esatto, e 400 g di pancetta fresca. Abbiamo fatto tutto a pezzettini, naturalmente tutto pulito, tirato via tutto quello che non andava bene. Abbiamo preparato una concia con 50 g di sale marino di Cervia, Perfetto. 4 g di pepe che le ha messo lui a suo piacere, Ma si capisce. ha visto Davide, il colore, ecco, bravo, perché io lo metto col colore. col colore dell'insieme. So bene adattarmi al colore del sale e pepe. Esatto, una punta di noce moscata e uno spicchio d'aglio fatto A pasta. fatto a pasta, quindi tagliato a pezzettini, poi col coltello fatto a pasta. Avete visto anche negli altri video. Poi il budello che utilizziamo, questo qua è budello di Suino, di maiale. suino, è la famosa torta, Esatto. dico bene, che viene un attimo sciacquata con acqua tiepida, viene tirato via il sale 3-4 volte di salata, messo con una punta di aceto. un pochettino a molle, ma è sufficiente una mezz'oretta, non Sì, di più. sì. Poi asciugata, sciacquata, Fatto e poi, anche in logo, basta mantenere le lavature che disalino bene là, Esatto. Dici bene, sì. e quindi poi dopo, se avete l'imbudellatrice, vi lascio il link qua sotto per quel modello che uso io o anche quell'altro lineare, se no potete imbudellarla anche con l'imbuto, come dicevamo nel video precedente della luganica. Quindi mettete la carne nell'imbuto, il budello inserito Con un dito o con un bastoncino. spingete dentro e ci vorrà un po' più di tempo, ma comunque la salsiccia viene. State attenti a farlo con i salami perché devono essere bei compressi i salami, però nella salsiccia Lo possono fare anche, Davide, lo possono fare anche col salame. Basta che loro tengano forato bene il budello. che Non troppo, ma forato bene. Poi man mano che mettete lo comprimete in modo che l'insaccatura sia omogenea. esatto. Poi torno a ripetere, la salsiccia vuole forata con il forino da salami. Anche questo qua mi chiedete sempre dove si trova, perché non è che lo vendono nelle ferramente. Vi lascio il link sotto nel video se volete trovarlo, si chiama Fora Salami. Se volete, aspetta che stai andando via, Sì, si sta spostando la tavola. Sì. No, niente, se volete acquistarlo vi lascio il link e via che andiamo. Quindi lo forate per eliminare l'aria interna. Salsiccia, cotechine, zampone, salami, quello lì, coppa e pancetta insaccata, quello va bene per tutto. Per tutto.
Quindi la forate per far uscire l'aria che rimane all'interno del budello, Così si comprime bene anche la carne dentro. si comprime, poi se c'è un pochettino di liquido lo spurga un pochettino. Questa salsiccia vi consiglio di lasciarla appesa una notte, una giornata, perché la concia entra bene nella carne, la carne si va a Poi se la insaporire. pendete si scolla un pochino, piange un pochino, Esatto. qualche goccia di liquido esce. Si insaporisce, e quindi potete fare già dal giorno dopo. Nulla toglie che si può fare anche adesso, mangiare anche adesso, però io vi consiglio un giorno dopo. Quindi se volete poi dal domani metterla sottovuoto, ci conserverà 2 o 3 mesi. Sì, quello che uno vuole. 2 o 3 mesi è forse un po' esagerato, però facciamo un mese così siamo più tranquilli, poi dopo vedete voi a vostra discrezione. E invece se la surgelate vi durerà 4-5 mesi. No, in frigo così 20 giorni, un mese ci può reggere. Sottovuoto. Sottovuoto. Invece così 3-4 Se giorni. la gelate ci sta anche 3-4 mesi, se la gelate. Se invece la fate oggi, consumatela entro 3-4 giorni, ma al massimo, perché sennò comunque non ha conservanti, vi diventa nera e Sì, e poi prende anche un gusto diverso, Sono mica in una cantina, in un posto al frigo che prende aria chiusa in frigo, fatta così, non è che Allora, sia... prima di chiudere il video, perché tanto più che sicuramente me lo chiederanno nei commenti, ma si può anche stagionare questo salamino? Signor sì. Cosa bisogna fare? Allora, io tutti gli anni che faccio la salsiccia, ne faccio 8-10 chiamati salsicciotti, poi li appendo a 3x3 o 4x4, poi li stagiono dove ho i salami. Ah, ok. Però bisogna fare molta attenzione perché fanno presto a bucare Sì, perché hanno il budello sottile. e ritirano molto. Allora tu li vedi ad occhio, quando vedi che prendono una forma leggermente strana, prendi quello là, questo, lo peli E te lo mangio. con un pezzettino di pane caldo, non c'è salame, non c'è niente al mondo per me. E di un buono fuori misura. Morbido, dopo morbido. Ma fuori misura. Va bene, dai, ci sta. Va bene, allora niente, questo è il quanto, quindi seguite le dosi, vi lascio sotto il video in descrizione, salutiamo Giorgino, se non siete ancora andati in vacanza, buone vacanze, buon Ferragosto se non siete ancora, il video andrà prima o dopo, vabbè, comunque buone Vi feste. volevo dire una cosa, fate attenzione a quello che dice Davide, che Davide è molto in gamba, ragazzi. Saluto e buone vacanze. Ciao a tutti. Ciao.